Ciao, questa è una nuova rubrica che sto inaugurando oggi proprio con questo video sulle domande che solitamente mi fanno nei miei corsi o nelle consulenze. Il discorso domande è un discorso un po' particolare. Perché? Perché ho notato, anzi mi è parso, no, che quando si tratta di chiedere, di farmi una domanda, qualcuno ha un po' di difficoltà nel fare una domanda. Prevalentemente mi fanno domande sul futuro, prevalentemente mi fanno domande sull'amore, no? Troverò un amore, troverò un lavoro, oppure la vita sarà sempre così, ci sarà, che ne so, un momento, un periodo dove questi eventi smetteranno, insomma, domande un po' particolari. Ecco, voglio e diciamo aiutare quelle persone che hanno difficoltà a fare domande, da una parte questo, aiutare quelle persone che hanno difficoltà a formulare delle domande più giuste, più corrette, più ben poste. Un secondo motivo di questi video è invece dare dei consigli. Dunque, da una parte magari posso aiutare quelle persone a fare delle domande che possono poi ottenere, diciamo, dare risposte, ok, a ciò che stanno vivendo, ai loro problemi, eccetera. Ma dall'altra parte aiutare anche quelle persone a comprendere come le domande, il potere, no, delle domande possa essere d'aiuto per chi lavora, per chi fa un lavoro come il mio, no? Per chi lavora con ehm, persone che pongono domande o anche per aiutare quelle persone a comprendere il perché vivono certe condizioni. Ok? Dunque, incominciamo con la prima domanda, anzi, diciamo che ho trovato circa 140 domande su cui rispondere e incominciamo con la prima. Ma prima di cominciare con la prima domanda, partiamo con la sigla. Qual è il mio vero scopo nella vita? Qual è il mio vero scopo nella vita? Allora, domande come queste, insomma, lasciano un po' così a riflettere, no? C'è da riflettere tanto su una domanda come questa. Perché? Perché sono domande che solitamente nessuno si fa. Sono domande che difficili da un certo punto di vista. Ci sono domande che solitamente non ci facciamo, ma non ce le facciamo, ma non ci pensiamo neanche minimamente di porci domande di questo tipo. Cioè domande del tipo cos'è che mi dà gioia, cos'è che mi rende felice, cos'è che mi rende orgoglioso. Sono domande che solitamente non facciamo. E peggio ancora, domande come qual è il mio vero scopo nella vita? Allora, intanto sì, la numerologia può aiutarti, così come altre discipline possono aiutarti a capire qual è il tuo vero scopo nella vita, ma fermiamoci un attimo a capire perché una persona dovrebbe porsi una domanda come questa: qual è il mio vero scopo nella vita? Molte persone dicono o pensano, no? Mi piacerebbe sapere qual è il mio scopo nella vita. Oppure pensano di sapere già qual è lo scopo, no? Nella vita. Ma è uno scopo generale dove diciamo, si pensa a quale sia lo scopo dell'essere umano, ma ognuno di noi può avere uno scopo nella vita, no? Anzi, diciamo che può averne anche più di uno di scopo nella vita, perché no? Noi possiamo avere tanti scopi nella vita, possiamo avere, avendo noi tanti ruoli, no?
perché siamo figli, siamo fratelli, siamo amici, siamo datori di lavoro, siamo colleghi, siamo sportivi, insomma abbiamo tantissimi ruoli, no? E per ognuno di questi ruoli noi possiamo avere uno scopo. Non avere uno scopo, diciamo che ci impedisce, è limitante. Perché? Perché ci impedisce naturalmente di avere degli obiettivi, ci impedisce di andare verso quella direzione, dunque di proseguire, di porci delle mete e dunque degli obiettivi che ci permettono, meta dopo meta, di arrivare poi allo scopo finale. Ok? Infatti, vi faccio vedere una slide. Questa piramide è una piramide, si chiama dei livelli logici o neurologici. Che cosa dice questa piramide? Dice che i livelli superiori organizzano e dunque condizionano, influenzano i livelli sottostanti, dall'alto verso il basso, ok? Non possiamo dire il contrario, dal basso verso l'alto, ad esclusione, o meglio, eccetto l'ambiente. L'ambiente è l'unico livello sottostante che in qualche modo condiziona i livelli che stanno su in alto. Ok? Ma soffermiamoci sullo scopo. Dove sta lo scopo in questa piramide? Sta qui, nella spiritualità. Qui c'è lo scopo della nostra vita, cioè chi voglio essere. Naturalmente tutte le domande che seguono ricadono sul chi voglio essere, dunque che cosa voglio vivere, cosa voglio provare, cosa voglio fare, come lo voglio fare, eccetera, eccetera. Ok? Dunque lo scopo è qui su in alto nella spiritualità. Se noi non abbiamo uno scopo, abbiamo un'identità poco chiara. Non voglio dire che non abbiamo un'identità, perché l'identità ce l'abbiamo, ok? C'è chi si identifica con gli studi che ha fatto, tipo un ingegnere, dottore, architetto, medico, oppure muratore, giardiniere, eccetera. C'è chi si identifica con i propri sentimenti, con i comportamenti, con le malattie. Dunque abbiamo persone che dicono io sono timido, oppure sono un invalido, sono una persona leale, no? Dunque chi si identifica con i valori, eccetera. Ok? Ma non avere uno scopo, che cosa comporta? Comporta che non puoi stabilire quali mete, che non puoi metterti degli obiettivi. Dunque, chi non ha uno scopo non ha niente da fare domani mattina, se non cose, attività che ti capitano perché sono le circostanze e gli eventi che decideranno per te che cosa dovrai fare. Chi ha uno scopo può programmare, può progettare, può pianificare tutte le azioni che deve fare per diventare quel tipo di persona. La nostra identità sarà una conseguenza dello scopo, dunque della spiritualità, di chi vuoi essere. Ok, se io voglio essere, per esempio, cioè voglio lasciare il segno, dunque voglio essere una persona influente, voglio essere una persona importante, dal mio punto di vista, perché importante e influente, insomma, possono avere tanti significati. Ok? Dunque, se io voglio salvare il mondo, no? Voglio salvare il pianeta, dunque voglio diventare un ecologista, il mio scopo sarà quello di salvare il pianeta, di diventare, di essere una persona di riferimento, un punto importante per. La mia identità sarà quella di ecologista, di pacifista, insomma, sarà una identità collegata allo scopo. I miei valori saranno mondo pulito, giustizia, pace, serenità. I valori che cosa sono? Cosa ci permettono? I valori ci permettono di vivere le emozioni che noi vogliamo provare, i sentimenti che noi vogliamo provare. Ok? Dunque i valori noi li scegliamo perché attraverso questi valori noi viviamo
quei sentimenti, quelle emozioni che scegliamo di vivere. Le convinzioni saranno limitanti o potenzianti, saranno quei limiti o quelle potenzialità che ci permetteranno di lavorare anche sulle capacità, di migliorare le nostre capacità, di condizionare, di permetterci di avere quei comportamenti che ci fanno, che ci permetteranno di costruire quell'ambiente ideale dove noi possiamo esercitare, dimostrare, fare quello che riguarderà lo scopo. Ok? Dunque, a cosa ci serve avere uno scopo? A tenere in mano la nostra vita, tenere in mano il volante, il timone che ci permetterà di raggiungere, di vivere, di avere a fianco a noi le persone che decidiamo di avere, di vivere quelle emozioni, quelle sensazioni che decidiamo di vivere, che abbiamo scelto di vivere, di raggiungere quelle mete, dunque di vivere quella vita che abbiamo scelto e deciso di vivere. Se non abbiamo uno scopo, saranno gli altri, saranno le circostanze e gli eventi a decidere che tipo di vita, la qualità di vita. Oggi noi nell'ambiente, facciamo un esempio sull'ambiente. Abbiamo le persone che meritiamo di avere, che abbiamo scelto. Molti potranno dire, ma io non l'ho scelta. Sì, l'hai scelta. Anche non facendo qualcosa, una non azione, è un'azione che ti ha permesso di avere oggi quello che hai, di essere quello che sei. Perché? Perché non abbiamo preso in mano la nostra vita, il nostro timone e deciso di andare verso la direzione eh, che avremmo voluto. Io dico avremmo perché non avendo uno scopo non puoi dirigere la tua vita verso un qualcosa che non sai. Poi il fatto di non sapere sono tanti i motivi, adesso non è questo sicuramente il momento per stabilire, capire o dire quali sono o quali potrebbero essere i motivi. Ok, dunque lo scopo della vita, della nostra vita, com'è che possiamo decidere, com'è che possiamo capire, com'è che possiamo sapere qual è lo scopo della nostra vita? Riflettendo, fermandosi un attimo, facendosi le domande giuste per capire chi vuoi diventare, che cosa vuoi vivere, cosa vuoi provare, chi vuoi avere accanto a te. E lì basta lavorare sull'immaginazione. Bisogna naturalmente farsi le domande giuste. Facendosi le domande giuste, puoi capire che poi non è necessario capire così in pochi istanti, in pochi minuti o avere subito una risposta. Possiamo arrivarci magari con un po' di tempo. Abbiamo avuto anni, no, per arrivare ad oggi e capire che se non ci mettiamo uno scopo, che se non abbiamo uno scopo, probabilmente non faremo la vita che avremmo voluto fare. Dunque, prendiamoci un po' di tempo, abbiamo tanto tempo che solitamente dedichiamo a cose di poca importanza. Questo è qualcosa di veramente importante, capire dove si vuole andare, capire chi vogliamo diventare. Questo è veramente importante. Dunque possiamo lasciar perdere, no, quelle attività di poca importanza e dare tempo, dare spazio e tempo a questa attività che è veramente importante per noi. Dunque, alla domanda qual è il mio vero scopo della vita, diciamo, non c'è una vera risposta. Io non posso sapere qual è lo scopo della tua vita. Io non posso sapere. Dunque, se tu mi fai qual è lo scopo della mia vita, io posso dirti attraverso la mappa dei talenti, quali sono i tuoi talenti, quali sono le tue potenzialità, quali potrebbero essere i limiti, i conflitti, i problemi se tu non vivi la vita in funzione, in armonia. Dunque,
e c'è bisogno da parte tua che un attimo di riflessione, guardare la mappa e vedere quali sono i numeri più importanti sulla mappa, capire appunto quali sono le tue potenzialità, che cosa dice la mappa su cosa dovresti fare, su cosa potresti fare, e stabilire, fermandoti e riflettendo appunto su cosa ti piacerebbe provare, vivere, quali emozioni, no, ti piacerebbe provare, stabilire quali delle attività, delle cose, degli scopi potrebbe essere, diciamo, quello giusto per te. C'è questo comunque. Molti non lo fanno o molti si pongono altre domande tra l'altro limitanti che non servono a niente perché comunque molte domande non sono utili, no? Cioè, una volta che tu scopri quale può essere il tuo scopo della vita, non è detto che rimane per sempre, cioè l'hai scelto e quello sarà per sempre. No, tu puoi cambiare, tu puoi scegliere di cambiare, di cambiarlo. Molte volte ci sono delle nostre, diciamo regole, no? Possono essere delle regole, sì, possono essere regole, che ci impediscono di cambiare parere, che ci impediscono di cambiare anche subito, no? Per esempio, che poi sono valori anche, sono valori. Per esempio, la coerenza. Per uno la coerenza può essere un valore molto importante, no? Per la stessa persona, la coerenza potrebbe essere un limite, non soltanto un valore. Potrebbe essere un problema. Perché? Perché una volta che si trova ad essere coerente con qualcosa, la stessa coerenza gli impedisce di cambiare parere. Dunque, essere coerente alla coerenza è un problema. Ok, dunque questo per dire che se abbiamo uno scopo, se decidiamo di avere uno scopo, noi domani possiamo anche cambiarlo. L'importante non è avere lo scopo giusto, l'importante è, anzi, è non avere uno scopo il problema. Non avere uno scopo può essere un problema perché ti impedisce di sfruttare le tue potenzialità. Ok? Dunque, avere uno scopo va bene. Cambiare lo scopo, anche se dopo qualche ora va bene. Non avere uno scopo fa male. Bene, per oggi abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima domanda, dove parleremo di punti di forza e di debolezza. Grazie per aver partecipato e ci vediamo alla prossima. Ciao!